Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche e romantiche per la prima metà di luglio 2024. Due carte ragazzi. La la, gli amanti e il sole. Vederle così deve essere un buon periodo. Il sole ci parla di qualche cosa che è cristallino, che è chiaro, che è limpido. Sono due carte di forte connessione emotiva. Una ci parla di amore, l'altra ci parla di quel sentimento pulito che si può provare tra amici piuttosto che tra fratelli. L'amore proprio senza secondi fini, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per i prossimi 15-20 giorni. Abbiamo la regina di coppe, il giudizio, il matto, ruota della fortuna, 4 di bastoni e l'eremita. Che interessante. Sapete che gli amanti sono, se non lo sapete adesso ve lo spiego, sono una carta che ci parla di armonia, di amore, ma anche di amore sia per gli altri che per noi stessi ed è una carta di scelta per amor proprio. Vi dico così perché vedendo un pochettino le energie prima ancora di andare a spiegarle, sento che per qualcuno potrebbe essere come un cambio di dinamica all'interno della relazione perché ci si rende conto di qualche cosa. Ehm, Mentre per qualcun altro devo dire che potrebbe essere uno scatto in avanti. Adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo con la regina di coppe. Temperanza. Perché la regina di coppe di solito è un'energia che ci parla di un sentimento di un certo tipo, di un certo spessore, di una certa ampiezza, meglio detto. Allora, la regina di coppe è spiegata dalla temperanza, da un 5 di coppe, dalla regina di denari e dal sole. Mm. Ragazzi, tenete presente che potrei parlare della vostra energia o dell'energia della persona di interesse, ma in questo genere di letture potreste anche sentirle invertite. Se per caso non avete proprio nessuno per la mente, vi consiglio di restare sintonizzati sul canale perché presto pubblicherò anche le previsioni per i single. Però qui ho come la sensazione, ragazzi, che ci sia un qualche tipo di accudimento da parte vostra nei confronti dell'altra persona. Andiamo a vedere il giudizio.
Potrebbe anche essere un periodo abbastanza impegnato dal punto di vista dei figli o dei progetti da parte vostra. Allora, il giudizio è spiegato dal Cavaliere di Pentacoli, dal 6 di Spade, dal Cavaliere di Spade e dall'Eremita. Ho come l'idea che questa persona, o che comunque diciamo l'energia che emana, è quella di andi e rivieni. Ho come la sensazione che faccia 2 passi in avanti e un passo indietro. Andiamo a vedere il matto. Perché ho come 2 di pentacoli. Sì, ho come la sensazione che questa persona adesso farò poi anche gli esempi se la conoscete da tanto o la conoscete da poco tempo, però l'idea è che questa persona sia dinamica, gioiosa, giocosa, anche un po' impulsiva se vogliamo, e tenda a, come vi posso dire, ad essere un po' irregolare nel modo di comportarsi, mentre voi avreste bisogno più di un qualche cosa di lineare, meno trambusto, ecco, se vogliamo. Vi dirò, c'è anche una bellissima ruota della fortuna che adesso andiamo a vedere, 3 di bastoni, perché ho la sensazione appunto che potrebbe esserci aria di qualche nuovo progetto, di qualche viaggio, di qualche spostamento, come se arrivasse la notizia di voler organizzare qualcosa insieme. Allora, qui abbiamo un 3 di bastoni, un 9 di bastoni e un 3 di spade. È come se si riuscisse a guardare in avanti, lasciandosi indietro, ragazzi, quello che è stato la sofferenza di questo 3 di spade. Diciamo che normalmente la saggezza dell'eremita la dà l'esperienza. Se per caso con questa persona è già successo qualche cosa, o magari è successo nella vostra vita personale che vi ha fatto soffrire e adesso può essere che siate un pochettino sulla difensiva per evitare che questa cosa capiti di nuovo, diciamo che nella prima parte di luglio questo modo di vedere le cose potrebbe cambiare. Vi sento come più proiettati verso il futuro. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, per piacere, grazie. Morte, forza e fante di coppe. Devo dire che se vi state aspettando qualche mossa decisiva da parte dell'altro o dell'altra, o se voi dovete fare qualche tipo di decisione o di scelta, pare che non sia come il momento giusto per tagliare con determinate dinamiche di comportamento o forzare certe questioni. È come se ci fosse bisogno di fare ancora un momento di introspezione, o in molti casi si tratta di fare esperienza, si tratta di conoscersi meglio, di scavarsi meglio dentro l'un l'altro. Ho come l'idea che uno dei due abbia cioè non fretta, però frema, per far andare avanti la relazione, per andare al passo successivo. E potreste essere voi. Mentre l'altra persona ho come l'idea che sia un pochettino più, magari sulle sue, magari distratta e un pochettino più lenta, come questa sensazione. Ripeto, le energie le potreste anche sentire al contrario, quindi essere voi quelli più lenti e sentire l'altra persona che spinge un po' di più. Andiamo a vedere l'eremita. Quattro di pentacoli e 7 di coppe. È come se doveste in questo periodo prendere consapevolezza di quello che realmente è o ha la relazione, la coppia, e espanderlo, dargli come una nuova vita, dare nuove possibilità, nuove prospettive alla relazione. Allora vi dico, se siete in quella fase dove voi andreste, o meglio, sento che molte persone, soprattutto se conoscete la persona da poco tempo,
potrebbe già farsi film sul futuro con famiglia, figli e via dicendo con questa persona. Ed è per quello che qui il consiglio è un po' quello di andate prima a fondo, conoscete bene la persona, diventate prima amici prima di diventare innamorati. Vi dico, con la carta del giudizio ci potrebbe essere una persona che arriva da lontano e qui si tratta principalmente di un lontano fisico, ma per molti potrebbe essere un lontano storico, quindi di calendario, temporale. Magari è una persona che si conosceva già, ma con la quale non è mai successo niente. Sento di più che è una distanza fisica per molte persone. Probabilmente questa persona potrebbe dover viaggiare nella vita o comunque potrebbe essere una persona molto, molto dinamica nella sua vita, quindi molto impegnata, molto... È per quello che qui il consiglio è quello di andate prima a fondo, conoscete di più la persona prima di pensare subito ad essere innamorati, a creare una famiglia, a cambiare completamente la vostra realtà. Se foste in una relazione datata, quindi da tempo, ragazzi, sento che è come se ci fosse un momento eureka, un po' grazie al giudizio, un po' grazie all'eremita, ho come quest'idea che si andrà più a fondo di certe questioni. È come se capiste che l'altra persona è così com'è, però è genuina. Questo è così com'è, sottintende un piccolo vabbè, non può fare a meno di comportarsi così, okay, quindi è un po' ma fa parte del carattere, fa parte anche un po' della come vi posso dire, giovialità e per qualcuno anche un po' immaturità dell'altra persona, okay, qui si tratta di prendere o lasciare il pacchetto tutto completo. Poi ognuno ha i propri tempi di evoluzione, quindi si tratta di dare come una sorta di respiro, di possibilità in più a quello che avete già costruito, scavando secondo me ancora più a fondo. Vi dico, l'eremita molte volte parla anche di una guida, di un saggio, di un maestro. E qui un'altra lettura che io avevo sentito all'inizio è che voi sarete un po' coloro che guideranno la relazione in questo periodo, anche se sento questi andirivieni, ma da parte dell'altra persona gli andirivieni sono per picchi e down emotivi, cioè come se fosse un po' appunto magari a causa di questa troppa apertura emotiva, quindi di sentire tanto sia in momenti di gioia che in momenti di tristezza, di conseguenza c'è come una sorta di non ponderazione nei movimenti. Sapete, si agisce d'impulso, sto male e quindi impulsivamente faccio quello, perché in quel momento sto male, senza in realtà razionalizzare se è una scelta che nel lungo periodo mi può essere vantaggiosa. Ed è un po' il senso dell'altra persona in questo momento. La sento un po' così, un po' volubile anche se vogliamo. E quindi appunto sarà un po' come trasformarsi in una guida, in come condurre, accompagnare, veicolare l'altra persona attraverso queste, cioè verso queste nuove possibilità che si possono aprire con questo sette di coppe. Andiamo a vedere una fatina. Prenderò solo quella che si è girata, che dice testimonianza. Mi viene da dire, nel caso foste in quella fase di guida della relazione, mi viene da dire come lasciate delle tracce, lasciate delle guide, degli input, dei post-it, mi dicono. Andiamo a vedere ancora un angioletto del cuore. Chiama la tua anima gemella. Le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare.
Ragazzi, qui effettivamente abbiamo gli amanti, abbiamo il giudizio, c'è la ruota della fortuna, c'è il 4 di bastoni. Sapete che io non sono una super fanatica di tutto questo mm, confusione che c'è sulle anime gemelle, però qui ci sono diversi segnali, devo dire, che potrebbe essere una persona, in quanto anima gemella, che dovete incontrare o che avete pattuito di incontrare prima di reincarnarvi, non tanto per vivere insieme felici e contenti, ma per passare un periodo insieme, che può essere per tutta la vita, ma non è detto, insieme a questa persona per far evolvere e crescere l'anima in luce, senza troppi traumi, senza stress, senza prendemolla, senza abuso. Di solito le relazioni con le anime gemelle sono senza abuso. Ci sono i problemi, perché ci sono, però si risolvono da adulti, come vi posso dire, in modo maturo, senza urlare, confrontandosi a tavolino, cercando di venirsi incontro. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che lo hanno fatto, quindi grazie. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare una sessione individuale oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. I video dell'abbonamento sono come una sorta di scuola di metafisica di base, si parte diciamo da teorie basilari fino a poi andare su cose un po' più amplie. Però sono comunque temi spiegati in modo semplice e c'è tutta una parte che serve per elaborare i traumi, per capire come pulire, cristallizzare i propri chakra, proprio al fine di poter manifestare una realtà più vicina a quello che noi vorremmo. Mm? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!